Abbiamo queste due informazioni, 2 alla x più y uguale a 81 e 2 alla x meno y uguale a 27. Vogliamo trovare quanto vale 2 alla x fratto y. Allora, la prima come me la riscrivo? È 2 alla x più y uguale a 81, lo scrivo come un 3 alla quarta. Quindi se io elevo tutto alla 1 fratto x più y, ovviamente ad entrambi i membri, ottengo che 2 è uguale a 3 elevato alla 4 fratto x più y. Questa ce l'abbiamo, teniamola da parte. La seconda invece la riscrivo come 2 alla x meno y uguale a 27, 27 3 alla terza. Qui invece elevo tutto a 1 fratto x meno y, così da avere che 2 è uguale a 3 alla 3 fratto x meno y. Ma se queste due quantità sono uguali a 2, vuol dire che devono essere anche uguali tra di loro. Quindi ho ottenuto che 3 alla 4 fratto x più y deve essere uguale a 3 alla 3 fratto x meno y. Questa è un'equazione esponenziale in cui le basi coincidono, quindi affinché valga devono coincidere anche gli esponenti. 4 fratto x più y deve essere uguale a 3 fratto x meno y. Queste operazioni, nonché questi elevamenti a potenza, hanno senso solo nel momento in cui x più y e x meno y sono diversi da 0. So per certo che sono diversi da 0, perché se x più y è uguale a 0, questa equazione non viene soddisfatta. Lo stesso per questa qui, nel momento in cui x meno y è uguale a 0, è la seconda a non essere soddisfatta. Quindi so che posso elevare a 1 fratto x più y e 1 fratto x meno y e so che questa scrittura qui ha ancora senso. Quindi moltiplico entrambi i membri per x più y e x meno y, sempre perché sono certo che siano diversi da 0. Quindi 4x meno 4y uguale 3x più 3y. Sposto 3x a sinistra e ottengo x. Sposto meno 4y a destra e ottengo 7y. Quindi dividendo per y entrambi i membri ho che x fratto y è uguale a 7. Ho diviso per y, questo posso farlo solo se y è diverso da 0. Ma se y è uguale a 0, ancora una volta queste due non possono essere soddisfatte contemporaneamente, perché avrei 2 alla x uguale a 81 nella prima e 2 alla x uguale a 27 nella seconda. Ovviamente non è possibile. Quindi y sarà sicuramente diverso da 0 e posso dividere. Ho ottenuto che x fratto y è uguale a 7, quindi volevo calcolare 2 alla x fratto y, che quindi è come calcolare 2 alla settima. 2 alla sesta è 64 per 2, 128. Quindi 128 è la risposta al mio quesito. Ti lascio cliccabile in sovrimpressione sia la playlist dedicata alle equazioni che svolgiamo tutti i giovedì, te la lascio anche sia in descrizione che nelle schede, ma ti potrebbe anche interessare questa equazione irrazionale che ho risolto settimana scorsa.